Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Questa più che una ricetta e basta è anche un piccolo corso di cucina. Aceto o bicarbonato per la preparazione delle patate al forno? Quale dei due è meglio? Se esiste meglio, o se esiste che cosa? Esiste il risultato che vogliamo ottenere, perché in alcune ricette sarà meglio utilizzare l'aceto, mentre in altre sarà meglio utilizzare il bicarbonato. Ma qual è la vera e propria differenza fra un prodotto basico alcalino come il bicarbonato e un prodotto acido come l'aceto, quindi agli estremi della tavola periodica degli elementi? Ecco, la differenza sta nel risultato che vogliamo ottenere. Se utilizziamo l'aceto otterremo una crosticina delle patate bella croccante, la parte interna morbidosa, morbida, molto morbida, però una crosticina fine. Se utilizziamo invece il bicarbonato otterremo una parte esterna della patata diciamo più porosa. Ecco, questo è la vera differenza, quindi come se si gonfierebbe, che assorbe un pochino più di olio, quindi ha un tipo diverso di croccantezza, ok? Ma adesso comunque li vediamo insieme perché le prepariamo. Allora, di che cosa abbiamo bisogno per realizzare questa meravigliosa e squisita ricetta? Del bicarbonato, dell'aceto, poi delle patate, poi ovviamente per dargli un po' di sapore, aroma e profumo, del rosmarino, uno spicchio d'aglio, poi del meraviglioso, incredibile, indiscutibile olio extravergine di oliva del mio carissimo amico Giuseppe, e poi un pochino di sale. Potete fare la cottura anche all'interno della friggitrice ad aria, sì, perché è un fornetto ventilato ad alte prestazioni che vi permetterà di risparmiare tempo e anche energia. Se poi volete fare grandi quantità, utilizzate tranquillamente il forno di casa, stessa temperatura, stesso tipo di magari con qualche minuto in più di cottura. Tutto qui, ok? Are you pronti? E allora cominciamo la preparazione, anzi le preparazioni. Cominciamo con la versione al bicarbonato. Allora, all'interno di una pentola mettiamo dell'acqua, adesso dipende da quante patate volete preparare, e poi aggiungere un cucchiaio di bicarbonato. Intanto questa pentola la mettiamo sul fuoco e voilà. All'acqua aggiungiamo anche un pochino di sale, poi mettiamo il coperchio e portiamo giustamente ad ebollizione. Prepariamo le patate. Allora, come vedete, le ho messe all'interno di una boule con dell'acqua dopo averle pelate, poi c'è anche a chi piace non pelarle e va bene. Allora, la cosa ideale sarebbe quella di, per ottenere un risultato professionale perfetto, squadrarle in questa maniera, così, per poi ottenere dei quadrotti che abbiano praticamente le stesse dimensioni, né troppo grossi né troppo piccoli, ok? Vedete? In questa maniera. Questo non è uno scarto, lo possiamo utilizzare per fare del purè, oppure al posto del purè possiamo fare le pomme duchesse, le patate duchesse, insomma possiamo fare tante altre ricette. Se invece volete farle rustiche e non volete fare nient'altro, che cosa fate? Le tagliate in spicchi, però anche questi spicchi cercate di dargli una forma più o meno regolare, in questa maniera. Questa punta qua ci risulterà sempre un pochino più bruciacchiata delle altre parti, però non importa, ok? Non si butta niente in cucina. Dopo averle tagliate, ovviamente le rimettiamo all'interno della boule con acqua fredda, questo per evitare che l'amido le possa far diventare nere e che poi perdano un pochino di amido anche. Vedete che l'acqua tende a diventare un po' biancastra,
proprio per l'amido che viene rilasciato dalle patate. L'acqua ha cominciato a bollire, quindi prendo metà di queste patate, le scolo per bene. Ovviamente l'acqua l'ho risciacquata, l'ho cambiata un paio di volte, vedete che adesso l'acqua è trasparente, quindi è bella pulita, e metà le inserirò qui all'interno. L'altra metà invece le preparo con l'aceto. Dal momento in cui ricomincia il bollore, cuocerle per 5 minuti. La ricetta di oggi è importantissima perché analizzeremo tutto. Consistenza della crosta, sia di quelle con il bicarbonato che di quelle con l'aceto, ma non soltanto, anche gusto e soprattutto retrogusto. Insomma, analizziamo proprio tutto, facciamo proprio un test ABCD. E voilà, sono passati 5 minuti dal momento in cui è ricominciato il bollore. Ora tiriamo fuori le patate, vedete come si sono trasformate? Vedete che la loro buccia, la loro non buccia, la loro parte esterna si è ammorbidita molto, internamente sono ancora molto dure. Ora io qua ho inserito anche i pezzettini piccolini, quelli che avevo messo come scarto, perché poi comunque diventeranno delle chips interessanti. A questo punto acqua fredda, le mettiamo all'interno di una bowl con acqua fredda, le risciacquiamo perché dobbiamo eliminare anche il sapore, il retrogusto del bicarbonato, e le lasciamo in ammollo qua qualche minutino. A questo punto eliminiamo l'acqua, le scoliamo per bene, dobbiamo eliminare tutto l'eccesso di acqua, quindi le rimettiamo all'interno della bowl. Non vi preoccupate se vedete questa roba così bruttina, fa niente, questa è tutto vantaggio, adesso poi lo vedrete. Aggiungere olio extravergine di oliva, il rosmarino, così, poi lo spicchio d'aglio, lo schiacciamo, lo spezzettiamo e glielo buttiamo dentro, mescoliamo bene il tutto, aggiungiamo ancora olio perché vedete che gliene manca. Ecco, queste con il bicarbonato hanno bisogno di molto olio, quindi o all'interno del cestello della friggitrice ad aria oppure all'interno di una teglia del forno di casa. Distribuiamole bene e andiamo in cottura. Temperatura 200 gradi, tempo circa 20 minuti. Guardate, dopo qualche minuto, vedete che prima erano bruttine, guardate adesso iniziano ad essere più carine, ok? Continuiamo così la cottura. Il tempo di cottura dipende molto dalla grandezza della patata. E voilà, allora, queste qui sono pronte. Guardate che belle che sono fantastiche. Queste sono quelle con il bicarbonato, adesso le vediamo. Intanto facciamo cucinare le altre. Ora, dopo aver lavato la pentola, mettiamo nuovamente dell'acqua, torniamo sul fuoco, però a questo punto al posto del bicarbonato aggiungiamo l'aceto. Quanto aceto? Vedete, un mezzo bicchiere di aceto, poco, non tantissimo. E anche in questo caso aggiungere un po' di sale. Mettiamo il coperchio e portiamo a ebollizione. L'acqua bolle, queste sono quelle con l'aceto, aggiungiamo le patate e anche in questo caso le facciamo cuocere per 5 minuti dal momento in cui ricomincia l'ebollizione. E voilà. Allora, si nota subito la differenza. Mentre quelle con il bicarbonato si erano sfaldate, queste con l'aceto sono rimaste perfettamente intatte. Quindi facciamo lo stesso procedimento, le mettiamo, vedete anche i pezzettini sono rimasti perfettamente intatti, quindi le scoliamo per bene, stesso tempo di precottura, e le mettiamo all'interno della bowl. Poi
le raffreddiamo con acqua fredda, se volete potete mettere anche un pochino di ghiaccio, ma proprio a occhio si vede subito qual è la differenza. Vedete? Vedete come risultano? Ora che le abbiamo fatte raffreddare, le scoliamo per bene, le facciamo scotolare per bene, quindi le mettiamo all'interno della boule e poi le condiamo esattamente come abbiamo condito le altre. Quindi prendiamo uno spicchio d'aglio, lo schiacciamo e glielo spezzettiamo dentro. Stesso ragionamento con il rosmarino. Anche in questo caso olio extravergine di oliva in buona quantità, qui ce ne vuole un po' meno che nelle altre. Mescolare bene il tutto e sono pronte, e inseriamo le altre qui all'interno, e anche in questo caso circa 20 minuti tempo di cottura e come temperatura sempre 200 gradi. Allora, queste sono quelle con il bicarbonato. Guardiamolo come sono all'interno, vedete la crosta è croccante e all'interno sono morbide. Sono deliziose, croccanti fuori, un po'... Poi busa, ammazza se busa, manca il sale. No, mettiamo un po' di sale, buonissima. È buono anche l'aglio, così prendete l'aglio, se vi piace, che dovete dare un bacio a qualcuno. Valutiamo la metà cottura, guardate già la differenza, ok? Iniziano quasi a essere pronte, sono proprio croccanti e quindi con la pellicina più dura esternamente, e internamente risulteranno assolutamente più cremose. Eccole qua, sono pronte, quindi anche loro all'interno del piatto. Allora, tanto per cominciare valutiamo le differenze. Queste, che sono quelle con il bicarbonato, che hanno la parte esterna che è diventata, diciamo, più porosa, internamente risultano anche un pochino più farinose, ok? Sono buone, però diciamo che hanno questo tipo di struttura. Buone, ma questo tipo di struttura. Queste invece hanno la crosta, quindi la pellicina che come vedete si è addirittura rigonfiata, e sono perfette. Esternamente sono croccantissime e internamente, adesso vi faccio vedere, sono tenerissime, sono morbidissime, sono più cremose. Il sale si mette solo quando bisogna andare ad impiattare. Un altro aspetto è il colore. Perché c'è questa differenza di colore? In queste qua l'olio penetra all'interno, quindi queste sicuramente sono più sane di queste perché hanno meno olio. E adesso finalmente facciamo la prova organoelettrica. Allora vediamo queste qua, che sono quelle con il bicarbonato, cremose internamente, croccanti fuori, buonissime. Mentre queste, vedete, sono quelle con l'aceto. Allora, ancora sono caldo. Allora, io personalmente preferisco queste qua, che sono quelle con l'aceto. Fra l'altro, se fate quelle con l'aceto e mettete queste qua piccoline, vengono fuori delle chips da 1001 notte. Con queste altre, invece col bicarbonato, queste non possono mai venire perché tenderà poi a spappolarsi la patata, no? Però come accompagnamento decidete voi, sono due ricette entrambe
molto buone. Io pensate che questa è la prima ricetta che ho fatto alla scuola alberghiera. È la prima ricetta che ci hanno fatto fare. Lo quiero mucho. Alla prossima video ricetta, ora sai come si fa.